tutti, buon mercoledì a tutti e volevo dirvi una cosa: se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi pure, cliccate su iscriviti e poi magari mettete anche un bel pollice all'insù. Allora, in questo video vi voglio parlare di una cosa. Io e mio marito avevamo deciso di non farci i regali per Natale quest'anno. E poi è successo un imprevisto, adesso vi spiego tutto. Allora, avevamo pensato, il nostro progetto era quello che una volta che la casa sarebbe finita, avremmo voluto prendere pian piano anche un cagnolino. Possibilmente uno Shih Tzu, perché io avevo prima uno Shih Tzu mio fantastico, dolce, socievole, un amore di cane, veramente non mi ha creato nessun problema, anzi. E poi ho pensato magari di prendere 2 conigli o 2 conigliette. Amo tantissimo il Bélier, testa di leone, ariete, sono veramente bellissimi, tenerissimi. Allora, il progetto era quello di comprarli, quindi perché una volta che la casa fossero finiti i lavori, perché penso che la cosa migliore sia per un animale avere la possibilità di entrare, di uscire da casa, quindi entrare e stare in casa, ma avere la possibilità anche di avere un giardino e di uscire quando gli pare e piace. Non mi piace che l'animale sia rinchiuso in un appartamento, quindi questo era il progetto. Ma sabato che abbiamo fatto? Abbiamo fatto una passeggiata in un centro commerciale e ahimè, tra l'altro in questo centro commerciale c'è anche la Maison du Monde che io adoro e che mi sarebbe piaciuto tanto fare un giro, vedere all'interno del negozio le varie cose di Maison du Monde, perché l'adoro. E invece siamo arrivati, abbiamo visto che c'era un negozio di animali e all'entrata c'erano dei coniglietti. C'era una gabbia divisa, da una parte i maschietti e da una parte le femminucce. Abbiamo visto la parte delle femminucce, ci siamo innamorati completamente subito, e tra l'altro il caso ha voluto anche della stessa coniglietta, una testa di leone, nana, e ci siamo detti: che facciamo? La prendiamo? Io che speravo magari che mio marito fosse un po' più duro, un po' più secco, no, anzi ci siamo praticamente spinti entrambi ad acquistarla senza aspettare. E quindi niente, abbiamo acquistato questa coniglietta che tra l'altro fra poco vi farò vedere, e mi viene anche un pochettino da ridere perché lei è vicino a me e mentre vi parlo sento i vari movimenti, salta da una parte all'altra. È la prima esperienza per noi. È un acquisto appunto completamente imprevisto per quest'anno, ma la vita è fatta anche di questo, di momenti, di sorprese così, quindi abbiamo voluto cogliere l'occasione
e l'abbiamo acquistata. Ci siamo completamente fidati del commesso perché appunto non abbiamo mai avuto un'esperienza con i conigli e quindi ci ha detto tutto l'occorrente necessario per farla vivere bene, quindi la gabbia, la misura della gabbia, tenendo presente appunto del tipo di razza. Tra l'altro lei è nana, quindi ci ha detto la misura, cosa deve mangiare, ci ha detto dell'importanza della casetta, che all'interno della gabbia ci fosse una casetta perché loro amano avere questa casetta dove proteggersi, dove magari andare a dormire, dove stare quando non hanno il bisogno di stare un pochettino più in relax e hanno bisogno di entrare e di stare di staccare in quella casetta, come anche adesso. E quindi niente, cosa mangiare, cosa mettere per come fa i bisogni, dove li fa, come educarla, insomma l'abbiamo acquistata. Ma cosa è successo? Ma prima di dirvi cosa è successo vi voglio presentare lei che ci abbiamo messo un pochetto per trovare un nome e poi sentite il rumore. Lei è una ribelle, è tenerissima, apparentemente tenerissima, ma è veramente già bella forte. Perché cosa sta facendo? Questo rumore che state sentendo, lei sta cercando di aprire da sola la gabbia. Lei resta sempre in gabbia se noi non siamo in casa. Appena noi arriviamo, la prima cosa che facciamo è farla uscire dalla gabbia per dare la possibilità di giocare, di correre, quindi un ulteriore spazio per lei. E ancora non si fa tanto coccolare, è appena arrivata, quindi è ancora diffidente, ancora paura. Però ecco, c'è i momenti in cui è un pochettino più rilassata, allora in qualche modo riusciamo anche a fargli le coccole e niente, io sinceramente ho tanto voglia di farvela vedere. Dicevo, quindi per il nome, visto che siamo nel periodo di Natale, visto che Natale tra l'altro è il periodo secondo me più bello di tutto l'anno, escluso quest'anno, quindi escluso quello che sta succedendo in tutto il mondo a causa di questo, ahimè, virus, ma lasciamo questo pensiero negativo in un angolo e abbiamo deciso quindi di chiamarla Noël. Noël, che significa appunto Natale in francese. Trovo che sia un nome carino, molto dolce, corto anche, quindi facile perché loro apprendono anche più velocemente se il nome è più corto e quindi mi sa che è arrivato il momento di presentarvela. Noël! Ciao Noël! Vieni qua, vieni qua. Vedete come muove il nasino perché cerca di sentire l'odore. Vedete, sto mettendo il dito. Vieni Noël! È un pochettino così diffidente, però qui c'è l'entrata. Se io provo ad aprire questo qui, vedete un pochettino come cambia il comportamento di Noël. Io l'ho aperto, vedete? Noël! Ah no, adesso è presa si sta lavando le zampine. Noël! Ah, no. Vedete com'è ancora diffidente? Noël! Bella! Bella piccolina! È veramente molto tenera, bellina, piccolina, vedete che musetto che ha, è così tenerina, ma
Lo sapete che si sentono comunque i dentini? Eh? È vero che tu c'hai i dentini? Che sono un po' monellini? È vero che ti sei mangiata anche le foglie dell'orchidea? La facciamo vedere la foglia dell'orchidea? Noellina! Voilà, poi da Noella Noellina, quindi il suo nome è già cambiato. Allora, questa è la sua gabbia, questo è il suo biberon, è da qui che lei beve, lì mette la bocca e tira appunto l'acqua, lì nell'angolo c'è il suo cibo e questa è la casettina che appunto l'abbiamo messa nell'angolo della gabbia. È vero, Noella? Ecco come sono io che mi sono spaventata. Bella. Allora, vi devo dire che non è stato così facile, adesso ve lo spiego. È successo che praticamente l'abbiamo portata a casa e io ho scoperto di essere allergica a quello che lei mangiava, fortunatamente a quello che mangiava e non proprio a lei. E quindi che cosa ho fatto? Allora, adesso vi racconto. Allora, cosa ho fatto? È successo allora che l'abbiamo portata a casa, e adesso chiudo la gabbia perché sennò lei esce, e dopo circa un'ora che stava in casa con noi, io ho cominciato ad avere dei sintomi di allergia, proprio come se qualcuno mi stringesse la gola, non riuscivo a respirare, gli occhi mi lacrimavano e quindi insomma l'allergologa mi ha detto che sono allergica a certe erbe e quello che lei mangiava per me era nocivo. Allora cosa abbiamo fatto? Siccome era ancora la prima esperienza per noi e non volevamo darla a qualcuno, no, perché ci eravamo comunque già affezionati. E che cosa abbiamo fatto? Io ho inviato un messaggio al veterinario del mio ex veterinario del mio cane, e quindi dell'Italia, e mio marito ha fatto la stessa cosa con i veterinari che sono qui a Lussemburgo. Stiamo ancora aspettando la risposta, ma dei veterinari di Lussemburgo. Uno ha anche detto ok, ho capito, ma mi invii per favore l'email, così mi spiegate a che cosa è allergica sua moglie, che tipo di foglie, che tipo di erba è allergica, così vi consiglio qualcosa che lo rimpiazzi. Stiamo aspettando ancora la risposta. Il veterinario del mio cane invece ha risposto immediatamente e ha dato già proprio la marca, il tipo di confezione, la marca, tutti i dettagli. E che abbiamo fatto? Abbiamo subito ordinato su Amazon e fortunatamente è arrivata quest'erba che lei riesce a mangiare senza avere problemi né lei né io, quindi lei ha così un suo pasto completo e io non avverto più sintomi e siamo contentissimi perché i primi momenti insomma non ce li siamo vissuti proprio completamente in maniera rilassata, perché comunque siamo due persone responsabili e non volevamo vedete, per esempio adesso sta bevendo, vedete come fa? Vedete come fa? Lei mette le sue labbra lì, tira l'acqua e si sente questo rumorino ti 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 ti. Bella, piccolina, quanto sei bella, ho sentito i tuoi dentini, I tuoi dentini lunghi. Lei ha 2 mesi e mezzo, ma i denti non so se sia normale così, ce li ha già belli, lunghi, è vero Noel? E niente, ragazzi, quindi abbiamo risolto il problema
dell'alimentazione. Io non sono allergica a questo tipo di alimentazione. Siamo contentissimi, ecco perché su una storia di Instagram mi avete visto che stavo praticamente con lei, che gli stavo facendo le coccole, e poi il dubbio, perché quello è stato il giorno che l'abbiamo presa, e quindi contatto con lei, con la sua gabbia, con questo cibo che era all'interno, e poi il dubbio: dobbiamo continuare a tenerla, sì o no? Meno male che abbiamo inviato l'email subito ai veterinari, e meno male che esistono i veterinari in Italia gentili, umani, che rispondono, perché eppure lui sa che non sono a Brindisi, quindi non è che l'ha fatto con uno scopo, un interesse economico. Viva l'Italia anche su questo! E adesso datemi un secondo che la vado a prendere e poi ve la faccio vedere da vicino. Come vi dicevo, lei ancora non ha molta confidenza, ma ve la faccio vedere. Eccola qua! Lei è Noella! Bellina! Guardate quanto è piccolina! È veramente una pallina, è tenerissima, è fantastica. Vediamo il fiorellino, questo qua, guarda qua, vedete come si vede, vedete? Eccola qui. Allora io adesso la lascio a terra, la lascio libera di giocare, e io vi devo dire che no, il fiore non si mangia, era soltanto... E niente, vi voglio dire che la voglio lasciare libera. Sono contenta di raccontarvi questa avventura, di condividere con voi questo momento, questa gioia nel mio appartamento, nella mia vita. E sicuramente la vedrete anche nelle stories. Quindi io vi saluto, e se avete dei commenti scrivete pure, così io vi rispondo, e magari qualcuno di voi ha già avuto un'esperienza con un coniglietto. Guarda, molto bella, è bellissima. È piccolissima. Vai a giocare, vai. Io vi saluto, ciao, al prossimo video, e iscrivetevi al canale. Ciao!